i lupanari nell'antica Roma. E se ti dicessi che una notte di piacere nell'antica Roma costava meno di una pagnotta di pane? Sembra incredibile, vero? Ma nei lupanari di Pompei e di tutto l'impero, il sesso era un vero e proprio business, regolato, tassato e accessibile a chiunque, persino agli imperatori. Dimentica l'idea romantica della Roma antica, fatta solo di templi e trionfi. Oggi ti porto nel lato più oscuro, affascinante e scandaloso della civiltà romana. Scopriremo insieme quanto costava una notte d'amore, come funzionavano i bordelli, chi erano le donne e gli uomini che vi lavoravano e quali segreti nascondevano le strade del piacere dell'antichità. Preparati a un viaggio tra storie piccanti, monete erotiche e tariffe assurde, perché il vero volto di Roma non è quello che trovi nei libri di storia. Sei pronto a entrare nei lupanari dell'impero romano? Allora resti con me, perché quello che sto per raccontarti ti lascerà a bocca aperta. Immagina di camminare tra le strade acciottolate di Pompei. Il sole scalda le mura scrostate delle antiche case, le iscrizioni latine sussurrano storie dimenticate. Poi, tra i vicoli più stretti, trovi un edificio particolare, piccole stanze, letti di pietra e sulle pareti affreschi erotici che non lasciano spazio all'immaginazione. Benvenuto nel lupanare di Pompei, il bordello più famoso dell'antichità. Qui il sesso non era peccato, ma mestiere, era un business, un'istituzione regolamentata dallo Stato e, soprattutto, era accessibile a tutti. Ti sorprenderà scoprire che, nell'antica Roma, una notte di piacere costava meno di una pagnotta di pane. Ma dietro queste mura non c'erano solo piaceri e desideri, c'erano anche storie di sfruttamento, potere e ipocrisia. Entriamo insieme in questo mondo proibito e scopriamone i segreti. I lupanari, dal latino lupa, un termine con cui venivano chiamate le prostitute, erano parte integrante della vita romana. Alcuni erano semplici stanze nei retrobottega delle taverne, altri, come quello di Pompei, erano vere e proprie istituzioni. 2 piani, 2 mondi diversi. Il piano terra era per i clienti comuni, con stanze minuscole e materassi di paglia. Il piano superiore, invece, era riservato ai più ricchi, affreschi erotici sulle pareti, una sorta di menù visivo che mostrava le prestazioni disponibili, graffiti lasciati dai clienti, testimonianze di un'epoca senza tabù. Uno di essi recita Felix hic futuit, Felix quicia. Indovinate cosa? I lupanari non erano nascosti, erano pubblici, ben segnalati e persino promossi attraverso iscrizioni sui marciapiedi. E non pensare che fosse tutto oro ciò che luccica. Per le donne che lavoravano qui la vita era tutt'altro che facile. Lo sapevi? Nell'antica Roma una notte di piacere costava meno di una pagnotta di pane. Le tariffe nei lupanari di Pompei partivano da appena 2 assi, l'equivalente di un bicchiere di vino. Per una cifra così bassa un plebeo poteva concedersi un momento di piacere. Atticè, la più richiesta del lupanare, chiedeva 16 assi, un lusso per pochi. Ma quanto valgono oggi queste cifre? Una notte con una prostituta poteva costare meno di 1 chilo di pane. Giovenale, poeta satirico, scriveva con disprezzo della lussuria romana: non c'è pudore in questa città, ogni cosa è in vendita e il piacere si compra a peso d'oro o di rame. E a Roma il sesso a pagamento non era un vizio, ma un mestiere regolato, iscrizione ufficiale. Le prostitute dovevano registrarsi presso gli edili e pagare una tassa. Tariffe diverse. I bordelli per plebei erano economici, mentre le cortigiane d'alto rango intrattenevano senatori e persino imperatori. Schiavitù e sfruttamento. Molte prostitute erano schiave, vendute a 12-14 anni. I lenoni, i gestori dei bordelli, compravano schiave per 600 sesterzi, un vero business dell'epoca. Seneca scrisse con amarezza sulla condizione delle prostitute: non si appartengono, non hanno un domani, sono corpi a noleggio, anime spezzate. Leggi contrastanti sulla prostituzione, Tiberio proibì l'uso di monete con la sua effigie nei bordelli per non sporcare la sua immagine. Augusto punì severamente l'adulterio, ma permise la prostituzione ufficiale. Adriano e Domiziano cercarono di limitarla, ma senza successo. Il paradosso? Gli uomini potevano frequentare i lupanari senza conseguenze, mentre le donne libere che si prostituivano venivano marchiate a vita. Messalina, l'imperatrice dissoluta. Si dice che Messalina, moglie dell'imperatore Claudio, si travestisse per lavorare in un lupanare, gareggiando con le prostitute per chi avesse più clienti in una notte. Tacito racconta che mentre il suo rango le imponeva l'onore, il suo corpo cercava il piacere dietro un nome falso. Sulle pareti del lupanare di Pompei troviamo frasi ironiche, disperate e persino pubblicitarie.
varie, messaggi dei clienti, veni, vidi, futui, venni, vidis, indovinate cosa? Testimonianze delle prostitute. Lavoro qui, ma il mio cuore appartiene a un altro. Pubblicità occulta. Atis, la migliore del lupanare, ti farà dimenticare il mondo. Nell'antica Roma, una notte di piacere costava meno di una pagnotta di pane. Se ti intrigano questi dettagli scandalosi, continua a seguire il canale.